caught in the crossfire. It's caught in the Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Panorama Cinema. Questo video lo dedicherò al riassunto del primo episodio della fantastica serie Squid Game. Non dimenticate di iscrivervi e di lasciare un bel mi piace. Detto ciò, allacciatevi pure le cinture che si parte con lo Star Train delle emozioni. Buona visione! Il primo episodio parte con l'apparizione di Gian, un giovane uomo pieno di debiti che, avendo sviluppato la dipendenza dai giochi d'azzardo, ha reso difficili sia le sue condizioni di vita che quelle di sua madre. Quest'ultima gli ha lasciato dei soldi che gli ha raccomandato di spendere per offrire una cena e un regalo alla figlia, visto che era il suo compleanno. In seguito prende di nascosto la carta dalla quale preleva dei soldi che utilizza per avviare una scommessa su una corsa di cavalli. Inizialmente la perde, ma successivamente riesce a vincerla ricevendo in cambio una gran quantità di denaro. Successivamente, mentre stava parlando con la figlia al telefono, si presentano un gruppo di strozzini con i quali Gian ha dei debiti. Perciò inizia a scappare. D'un tratto si scontra con una ragazza che gli ruba il denaro vinto senza che lui se ne fosse accorto. Dopo l'ultimo avvertimento da parte degli strozzini, questi ultimi lo obbligano a firmare il contratto in cui lui avrebbe rinunciato ai diritti fisici. Seguentemente si reca alla macchina dei giocattoli per regalare qualcosa alla figlia Gayon. Preso il regalo, lo consegna alla figlia durante la cena che gli ha offerto. Peccato che all'interno della scatola, al posto di esserci un giocattolo normale, c'era una pistola. In seguito, Gian riporta Gayon a casa della ex moglie e del suo nuovo marito. Intenzionato a ritornare a casa, per sua sfortuna perde il treno, ma improvvisamente a lui si avvicina un signore che gli propone una sfida ad acchi, dicendogli che se Gian avesse vinto gli avrebbe dato 100.000 won e viceversa per il signore. Non avendo 100.000 won da dare al signore, Gian ha ripagato le sconfitte in schiaffi. Dopo vari tentativi, anche Gian riesce a vincere dei soldi e ad un certo punto il signore gli dà una carta in cui su c'è scritto un numero di telefono che Gian avrebbe dovuto chiamare se avesse avuto bisogno di soldi. Ritornato a casa, sua madre lo informa che Gayon, assieme alla madre, si sarebbero trasferiti negli Stati Uniti a causa del nuovo lavoro del marito della sua ex moglie. E inoltre aggiunge che se Gian avesse dimostrato di poterla mantenere economicamente, avrebbe potuto riaverla. Affranto dal dolore e dal semplice ricordo di non poterla più rivedere, Gian decide di chiamare il numero indicato sulla carta che ha ricevuto poco fa dal signore. Dopo un po' si presenta un furgone che aveva come autista un tizio molto strano che fece cadere diversi sospetti a Gian. Dopo essersi accomodato, viene addormentato con del gas, perdendo in tal modo i sensi. In seguito li riprende dopo essersi svegliato sul letto di una grande camerata dove c'erano altre 455 persone. Gian capisce di essere l'ultimo dei giocatori, visto che era il numero 456. Dopo un po' si imbatte col giocatore numero 1, che era un signore anziano che si mostra avere un tumore al cervello. Improvvisamente attira la loro attenzione una lite tra il giocatore 101, fondamentalmente un gangster, e il giocatore, o meglio dire, la giocatrice numero 67.
ossia la stessa ragazza che aveva rubato a Gian i soldi qualche giorno fa. Avendola riconosciuta a colpo d'occhio, si scaglia contro di lei. Di punto in bianco arrivano dei tizi somiglianti allo stesso autista che aveva accompagnato Gian prima. Uno di loro si fa avanti dicendo ai giocatori che se uno di loro avesse superato tutti e 6 i giochi avrebbe avuto diritto ad un ricco premio in contanti. Coloro che sono presenti sono tutte persone schiacciate dai debiti e, sebbene avessero diversi dubbi, accettano comunque di firmare il modulo come ultima conferma per partecipare. Sul modulo c'erano ben 3 clausole. La prima diceva che nessuno dei giocatori poteva lasciare il gioco. La seconda, invece, affermava che se uno dei giocatori si fosse rifiutato di giocare, sarebbe stato eliminato. E l'ultima dichiarava che, col consenso della maggioranza, avrebbero potuto smettere di giocare. Seguentemente, tutti i giocatori vengono accompagnati dalle guardie fino a delle intelligenti macchine fotografiche. Intanto c'era un uomo mascherato vestito di nero che controllava tutto e tutti da un monitor. I giocatori vengono guidati verso il primo gioco e intanto il tizio misterioso si era tranquillamente accomodato per guardare i giocatori, che in lontananza notano una gigante bambola. Ma partiamo col primo gioco. Il primo gioco è una sorta di 1-2-3 stella. La regola è questa. Coloro che entro 5 minuti taglieranno il traguardo senza farsi scoprire dalla bambola gigante, supereranno il turno. Il gioco inizia e la bambola comincia a contare. E quando si gira nota il giocatore 324 muoversi, perciò viene eliminato con uno sparo da pistola, causando il panico a tutti. La gara va avanti, con altri giocatori che vengono uccisi e altri che riescono a superare il turno. Gian ad un certo punto sta per cadere, ma viene salvato dal pakistano Ali Abdul. Alla fine corrono insieme fino al traguardo, riuscendo a salvarsi e a passare al secondo gioco, insieme ad altri. Iscrivetevi, lasciate un bel like e scrivete un commento se volete la seconda parte.